Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amgevita, Amgen SRL, associo unico, ultimo aggiornamento. 17 novembre 2021. Cos'è Amgevita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Amgevita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Amgevita? Amgevita è un farmaco a base del principio attivo adalimumab, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa, TNF-alfa. È commercializzato in Italia dall'azienda Amgen SRL, associo unico. Amgevita può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Amgevita 20 mg soluzione iniettabile uso su TOC. 1 siringa preriempita 0,4 ml, 50 mg/ml. Amgevita 40 mg soluzione iniettabile uso su TOC. 2 penne preriempite 0,8 ml, 50 mg/ml. Amgevita 40 mg soluzione iniettabile uso su TOC. 2 siringhe preriempite 0,8 ml, 50 mg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Amgen Europe BV. Concessionario: Amgen SRL, associo unico. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: adalimumab. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: siringhe preriempite / fiala più siringa. Indicazioni: artrite reumatoide. Amgevita, in associazione con metotressato, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia, compreso il metotressato, risulta inadeguata. Il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. Amgevita può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato. Amgevita, in associazione con metotressato, riduce la progressione del danno articolare, valutata radiograficamente e migliora la funzionalità fisica. Artrite idiopatica giovanile. Artrite idiopatica giovanile poliarticolare. Amgevita in associazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva nei pazienti dai 2 anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia, DMARD. Amgevita può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato, per l'efficacia in monoterapia, vedere paragrafo 5.1. Adalimumab non è stato studiato in pazienti di età inferiore a 2 anni. Artrite associata ad entesite. Amgevita è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite nei pazienti dai 6 anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale, vedere paragrafo 5.1. Spondiloartrite assiale. Spondilite anchilosante, SA. Amgevita è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in cui la risposta alla terapia convenzionale non è risultata adeguata. Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA. Amgevita è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA, ma con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di proteina C reattiva e/ORMN, che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei. Artrite psoriasica. Amgevita è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci antireumatici modificanti la malattia è stata inadeguata.
Amgevita riduce la percentuale di progressione del danno articolare periferico associato rilevato attraverso radiografie in pazienti affetti da sottogruppi poliarticolari simmetrici della malattia, vedere paragrafo 5.1, e migliora la funzionalità fisica. Psoriasi. Amgevita è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica. Psoriasi a placche pediatrica. Amgevita è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche grave in bambini e adolescenti dai 4 anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata o siano candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. Idrossadenite suppurativa, HS. Amgevita è indicato per il trattamento dell'idrossadenite suppurativa, acne inversa, attiva, di grado da moderato a severo, in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS, vedere paragrafi 5.1 e 5.2. Malattia di Crohn. Amgevita è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi o di un immunosoppressore o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad essi. Malattia di Crohn in pazienti pediatrici. Amgevita è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo, nei pazienti pediatrici, dai 6 anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e ad una terapia a base di un corticosteroide o di un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. Colite ulcerosa. Amgevita è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina, 6-MP, o l'azatioprina, AZA, o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie. Colite ulcerosa pediatrica. Amgevita è indicato per il trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici, dai 6 anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusi corticosteroidi o 6-mercaptopurina, 6-MP, o azatioprina, AZA, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni mediche per tali terapie. Uveite. Amgevita è indicato per il trattamento dell'uveite non infettiva intermedia, posteriore panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato. Uveite pediatrica. Amgevita è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata. Posologia. La terapia con Amgevita deve essere iniziata e monitorata da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie per le quali Amgevita è indicato. Gli oculisti sono invitati a consultare uno specialista appropriato prima di iniziare il trattamento con Amgevita, vedere paragrafo 4.4. Ai pazienti trattati con Amgevita deve essere consegnata una scheda promemoria per il paziente. Dopo adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione di Amgevita, i pazienti possono eseguire da soli l'iniezione, se il medico lo ritiene opportuno, e con controlli medici periodici, secondo necessità. Durante il trattamento con Amgevita, le altre terapie concomitanti, per esempio, i corticosteroidi o gli agenti immunomodulatori, devono essere ottimizzate. Posologia. Artrite reumatoide. La dose di Amgevita raccomandata per i pazienti adulti con artrite reumatoide è di 40 mg di adalimumab in un'unica somministrazione ogni 2 settimane per via sottocutanea. Il metotressato deve essere continuato durante il trattamento con Amgevita. Glucocorticoidi, salicilati, farmaci antinfiammatori non steroidei o analgesici possono essere continuati in corso di terapia con Amgevita. Per quanto riguarda l'associazione con altri farmaci antireumatici modificanti la malattia diversi dal metotressato, vedere paragrafi 4 e 5.1. Alcuni pazienti che in monoterapia mostrano una riduzione nella risposta a 40 mg di Amgevita a settimane alterne possono beneficiare di un aumento del dosaggio a 40 mg di adalimumab ogni settimana, 80 mg a settimane alterne.
I dati disponibili di adalimumab suggeriscono che la risposta clinica viene di solito ottenuta entro 12 settimane di trattamento. In un paziente che non risponde entro questo periodo di tempo, la continuazione della terapia deve essere riconsiderata. Interruzione della dose. Ci potrebbe essere necessità di interruzione della somministrazione, per esempio prima di un intervento chirurgico o in caso di grave infezione. La reintroduzione di Amgevita, dopo sospensione di 70 giorni o più, dovrebbe determinare una risposta clinica della stessa importanza e con un profilo di sicurezza simile rispetto a prima della sospensione del dosaggio. Spondilite anchilosante, spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di artrite psoriasica. La dose raccomandata di Amgevita per i pazienti affetti da spondilite anchilosante, spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di e per i pazienti con artrite psoriasica è di 40 mg di adalimumab somministrati ogni 2 settimane, in dose singola, per via sottocutanea. I dati disponibili suggeriscono che la risposta clinica viene solitamente ottenuta entro 12 settimane dall'inizio del trattamento. In un paziente che non risponde entro questo periodo di tempo, la continuazione della terapia deve essere riconsiderata. Psoriasi. La dose raccomandata di Amgevita per i pazienti adulti è costituita da una dose iniziale pari a 80 mg, somministrati per via sottocutanea, seguita da una dose pari a 40 mg, per via sottocutanea, somministrati a settimane alterne, ad iniziare dalla settimana successiva all'assunzione della dose iniziale. Sarebbe opportuno valutare attentamente se sia il caso di proseguire la terapia oltre le 16 settimane qualora i pazienti non abbiano sviluppato una risposta soddisfacente entro tale periodo. Dopo 16 settimane, i pazienti con una risposta inadeguata a 40 mg di Amgevita a settimane alterne possono beneficiare di un incremento del dosaggio a 40 mg ogni settimana, 80 mg a settimane alterne. Devono essere attentamente riconsiderati i benefici ed i rischi della terapia settimanale continuativa con 40 mg, 80 mg a settimane alterne in pazienti con una risposta inadeguata dopo l'aumento del dosaggio, vedere paragrafo 5.1. Se si ottiene una risposta adeguata con 40 mg ogni settimana, 80 mg a settimane alterne, il dosaggio può essere successivamente ridotto a 40 mg a settimane alterne. Idrosadenite suppurativa. La dose raccomandata di Amgevita per i pazienti adulti con idrosadenite suppurativa, HS, è inizialmente di 160 mg al giorno 1, somministrata in 4 iniezioni da 40 mg in un giorno o in 2 iniezioni da 40 mg al giorno per 2 giorni consecutivi, seguita da 80 mg 2 settimane dopo al giorno 15, somministrati in 2 iniezioni da 40 mg in un giorno. 2 settimane dopo, giorno 29, continuare con una dose di 40 mg a settimana, 80 mg a settimane alterne, somministrata in 2 iniezioni da 40 mg in un giorno. Se necessario, è possibile continuare la terapia antibiotica durante il trattamento con Amgevita. Durante il trattamento con Amgevita si raccomanda ai pazienti di usare tutti i giorni una soluzione di lavaggio antisettica sulle lesioni correlate all'idrosadenite suppurativa, HS. La prosecuzione della terapia oltre 12 settimane di trattamento deve essere valutata attentamente se i pazienti non sono migliorati in tale periodo. Laddove fosse necessario interrompere il trattamento, è possibile riprendere la terapia con Amgevita 40 mg ogni settimana, 80 mg a settimane alterne, vedere paragrafo 5.1. La valutazione dei benefici e dei rischi del trattamento continuato a lungo termine deve essere effettuata periodicamente, vedere paragrafo 5.1. Malattia di Crohn. La dose di Amgevita raccomandata in caso di terapia di induzione è pari a 80 mg alla settimana 0 per i pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo, seguita da una dose di 40 mg alla settimana 2. Nel caso in cui sia necessario indurre una risposta più rapida alla terapia, può essere somministrata una dose pari a 160 mg alla settimana 0, somministrata in 4 iniezioni da 40 mg in un giorno, oppure 2 iniezioni da 40 mg al giorno per 2 giorni consecutivi, seguita da 80 mg alla settimana 2, somministrata in 2 iniezioni da 40 mg in un giorno, tenendo presente che il rischio di eventi avversi risulta maggiore durante l'induzione. Dopo il trattamento di induzione, la dose indicata è pari a 40 mg a settimane alterne, somministrata per via sottocutanea.
In alternativa, nel caso in cui un paziente abbia interrotto il trattamento con Amgevita e qualora dovesse ricorrere la sintomatologia tipica della malattia, la terapia con Amgevita può essere somministrata nuovamente. Esistono pochi dati sulla risomministrazione qualora sia trascorso un periodo di 8 settimane dalla somministrazione della dose precedente. Nel corso della terapia di mantenimento, il dosaggio di corticosteroidi può essere gradatamente ridotto in base alle linee guida elaborate per la gestione clinica della malattia. Alcuni pazienti che mostrano una riduzione nella risposta a 40 mg di Amgevita a settimane alterne possono trarre giovamento da un aumento del dosaggio a 40 mg di Amgevita ogni settimana, 80 mg a settimane alterne. I pazienti che non hanno manifestato una risposta adeguata alla terapia entro la quarta settimana potrebbero trarre giovamento dall'istituzione di una terapia di mantenimento continuata fino alla settimana 12. Nei pazienti in cui la risposta alla terapia risulti inadeguata entro questo periodo di tempo, deve essere attentamente valutata la necessità di istituire una terapia continuata. Colite ulcerosa. Il regime posologico di induzione raccomandato per Amgevita per pazienti adulti affetti da colite ulcerosa di grado da moderato a severo è di 160 mg alla settimana 0, somministrati in 4 iniezioni da 40 mg in un giorno o come 2 iniezioni da 40 mg al giorno per 2 giorni consecutivi, e 80 mg alla settimana 2, somministrati in 2 iniezioni da 40 mg in un giorno. Dopo il trattamento di induzione, la dose raccomandata è di 40 mg a settimane alterne per iniezione sottocutanea. Durante il trattamento di mantenimento, i corticosteroidi possono essere ridotti progressivamente in accordo alle linee guida di pratica clinica. Alcuni pazienti che mostrano una riduzione nella risposta a 40 mg di Amgevita a settimane alterne possono beneficiare di un aumento del dosaggio a 40 mg di Amgevita ogni settimana, 80 mg a settimane alterne. La risposta clinica si raggiunge di solito entro le 2-8 settimane di trattamento. La terapia con Amgevita non deve essere continuata in pazienti che non hanno risposto durante questo periodo di tempo. Uveite. La dose raccomandata di Amgevita per i pazienti adulti affetti da uveite è una dose iniziale di 80 mg, seguita da 40 mg somministrati a settimane alterne a partire da una settimana dopo la dose iniziale. Vi è un'esperienza limitata nell'inizio del trattamento con adalimumab in monoterapia. Il trattamento con Amgevita può essere iniziato in associazione con corticosteroidi o con altri agenti immunomodulatori non biologici. I corticosteroidi concomitanti possono essere ridotti in accordo con la pratica clinica a partire da 2 settimane dopo l'inizio del trattamento con Amgevita. Si raccomanda che i benefici e i rischi del trattamento continuato a lungo termine siano valutati su base annua, vedere paragrafo 5.1. Popolazioni speciali. Anziani. Non sono richieste modifiche del dosaggio. Compromissione epatica e renale. Adalimumab non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non possono essere fornite raccomandazioni posologiche. Popolazione pediatrica. Artrite idiopatica giovanile. Artrite idiopatica giovanile poliarticolare da 2 anni d'età. La dose raccomandata di Amgevita per pazienti con artrite idiopatica giovanile poliarticolare da 2 anni di età è basata sul peso corporeo, tabella 1. Amgevita è somministrato a settimane alterne attraverso iniezione sottocutanea. Tabella 1. Dose di Amgevita per pazienti con artrite idiopatica giovanile poliarticolare. Peso del paziente. Schema posologico. 10 kg fino a 30 kg, 20 mg a settimane alterne e 30 kg, 40 mg a settimane alterne. La risposta clinica si raggiunge solitamente entro le 12 settimane di trattamento. Nei pazienti in cui la risposta alla terapia risulti inadeguata entro questo periodo di tempo, deve essere attentamente valutata la necessità di istituire una terapia continuata. Non c'è un uso rilevante di adalimumab nei pazienti di età inferiore ai 2 anni per questa indicazione. Artrite associata ad entesite. La dose raccomandata di Amgevita nei pazienti con artrite associata ad entesite dai 6 anni di età è basata sul peso corporeo, tabella 2. Amgevita è somministrato a settimane alterne attraverso iniezione sottocutanea. Tabella 2. Dose di Amgevita per pazienti con artrite associata ad entesite. Peso del paziente. Schema posologico. 15 kg fino a 30 kg, 20 mg a settimane alterne e 30 kg, 40 mg a settimane alterne. Adalimumab non è stato studiato nei pazienti di età inferiore ai 6 anni con artrite associata ad entesite.
artrite psoriasica e spondiloartrite assiale inclusa la spondilite anchilosante. Non c'è un uso rilevante di adalimumab nella popolazione pediatrica per le indicazioni di spondilite anchilosante e artrite psoriasica. Psoriasi a placche pediatrica. La dose raccomandata di Amgevita per pazienti con psoriasi a placche dai 4 ai 17 anni di età è basata sul peso corporeo, tabella 3. Amgevita è somministrato attraverso iniezione sottocutanea. Tabella 3. Dose di Amgevita per pazienti pediatrici con psoriasi a placche. Peso del paziente. Schema posologico. 15 kg fino a 30 kg. Dose iniziale di 20 mg, seguita da 20 mg somministrati a settimane alterne, iniziando una settimana dopo la dose iniziale, e 30 kg. Dose iniziale di 40 mg, seguita da 40 mg somministrati a settimane alterne, iniziando una settimana dopo la dose iniziale. Il proseguimento della terapia oltre le 16 settimane dovrebbe essere attentamente valutato in pazienti che non rispondono entro questo periodo di tempo. Laddove sia indicato il ritrattamento con Amgevita, devono essere seguite le indicazioni sopra riportate riguardo la dose e la durata del trattamento. La sicurezza di adalimumab nei pazienti pediatrici con psoriasi a placche è stata valutata per un periodo medio di 13 mesi. Non c'è un uso rilevante di adalimumab nei bambini di età inferiore ai 4 anni per questa indicazione. Idrosadenite suppurativa negli adolescenti, dai 12 anni d'età, di almeno 30 kg di peso. Non ci sono studi clinici con adalimumab in pazienti adolescenti con HS. La posologia di Amgevita in questi pazienti è stata determinata sulla base di modelli e simulazione farmacocinetica, vedere paragrafo 5, 2. La dose raccomandata di Amgevita è di 80 mg alla settimana 0 seguiti da 40 mg a settimane alterne a partire dalla settimana 1 per via sottocutanea. In pazienti adolescenti con una risposta inadeguata a 40 mg di Amgevita a settimane alterne, può essere preso in considerazione un incremento del dosaggio a 40 mg ogni settimana, 80 mg a settimane alterne. Se necessario, è possibile continuare la terapia antibiotica durante il trattamento con Amgevita. Durante il trattamento con Amgevita si raccomanda ai pazienti di usare tutti i giorni una soluzione di lavaggio antisettica sulle lesioni correlate all'HS. La prosecuzione della terapia oltre 12 settimane di trattamento deve essere valutata attentamente se i pazienti non sono migliorati in tale periodo. Laddove fosse necessario interrompere il trattamento, è possibile riprendere la terapia con Amgevita. La valutazione dei benefici e dei rischi del trattamento continuato a lungo termine deve essere effettuata periodicamente, vedere i dati relativi agli adulti nel paragrafo 5, 1. Non c'è un uso rilevante di Amgevita nei bambini di età inferiore ai 12 anni in questa indicazione. Malattia di Crohn in pazienti pediatrici. La dose raccomandata di Amgevita per pazienti con malattia di Crohn di età compresa tra 6 e 17 anni è basata sul peso corporeo, tabella 4. Amgevita è somministrato attraverso iniezione sottocutanea. Tabella 4. Dose di Amgevita per pazienti pediatrici con malattia di Crohn. Peso del paziente. Dose di induzione. Dose di mantenimento. A partire dalla settimana 4. 40 kg. 40 mg alla settimana 0 e 20 mg alla settimana 2. Nel caso sia necessaria una risposta più rapida alla terapia con la consapevolezza che il rischio di eventi avversi possa aumentare con l'utilizzo della dose di induzione più alta, può essere somministrata la seguente dose. 80 mg alla settimana 0 e 40 mg alla settimana 2, 20 mg a settimane alterne e 40 kg, 80 mg alla settimana 0 e 40 mg alla settimana 2. Nel caso sia necessaria una risposta più rapida alla terapia con la consapevolezza che il rischio di eventi avversi possa aumentare con l'utilizzo della dose di induzione più alta, può essere somministrata la seguente dose. 160 mg alla settimana 0 e 80 mg alla settimana 2, 40 mg a settimane alterne. Pazienti che manifestano una risposta insufficiente possono beneficiare di un incremento del dosaggio. 40 kg, 20 mg ogni settimana e 40 kg. 40 mg ogni settimana, 80 mg a settimane alterne. La terapia continuata deve essere attentamente considerata in un soggetto che non risponde alla settimana 12. Non c'è un uso rilevante di adalimumab nei bambini di età inferiore ai 6 anni di età per questa indicazione. Colite ulcerosa pediatrica. La dose raccomandata di Amgevita per i pazienti di età compresa tra 6 e 17 anni affetti da colite ulcerosa è basata sul peso corporeo, tabella 5.
Amgevita è somministrato mediante iniezione sottocutanea. Tabella 5. Dose di Amgevita per pazienti pediatrici con colite ulcerosa. Peso del paziente. Dose di induzione. Dose di mantenimento a partire dalla settimana 4. 40 kg. 80 mg alla settimana 0. Somministrati in 2 iniezioni da 40 mg nello stesso giorno, e 40 mg alla settimana 2, somministrati con una sola iniezione da 40 mg. 40 mg a settimane alterne e 40 kg. 160 mg alla settimana 0. Somministrati con 4 iniezioni da 40 mg in un giorno o 2 iniezioni da 40 mg al giorno per 2 giorni consecutivi, e 80 mg alla settimana 2, somministrati con 2 iniezioni da 40 mg in un giorno, 80 mg a settimane alterne. I pazienti pediatrici che compiono 18 anni di età durante il trattamento con Amgevita devono continuare la dose di mantenimento prescritta. La continuazione della terapia oltre le 8 settimane deve essere attentamente considerata nei pazienti che non mostrano segni di risposta entro questo periodo di tempo. Non c'è un uso rilevante di Amgevita nei bambini di età inferiore a 6 anni per questa indicazione. Amgevita può essere disponibile in diverse concentrazioni o presentazioni a seconda delle necessità individuali di trattamento. Uveiite pediatrica. La dose raccomandata di Amgevita nei pazienti pediatrici con uveiite dai 2 anni di età è basata sul peso corporeo, tabella 6. Amgevita è somministrato attraverso iniezione sottocutanea. Nell'uveite pediatrica non c'è esperienza nel trattamento con Amgevita senza terapia concomitante con metotressato. Tabella 6. Dose di Amgevita per pazienti pediatrici con uveite. Peso del paziente. Schema posologico. 30 kg. 20 mg a settimane alterne in associazione con metotressato e 30 kg. 40 mg a settimane alterne in associazione con metotressato. Quando si inizia la terapia con Amgevita, è possibile somministrare una dose di carico da 40 mg per i pazienti con peso 30 kg, 80 mg per i pazienti con peso e 30 kg una settimana prima dell'inizio della terapia di mantenimento. Non sono disponibili dati clinici sull'uso della dose di carico di Amgevita nei bambini di età inferiore ai 6 anni, vedere paragrafo 5, 2. Non c'è un uso rilevante di Amgevita nei bambini di età inferiore ai 2 anni per questa indicazione. Si raccomanda che i benefici e i rischi del trattamento continuato a lungo termine siano valutati su base annua, vedere paragrafo 5, 1. Modo di somministrazione. Amgevita è somministrato per iniezione sottocutanea. Istruzioni complete per l'uso sono fornite nel foglio illustrativo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Tubercolosi attiva o altre gravi infezioni come sepsi ed infezioni opportunistiche, vedere paragrafo 4, 4. Insufficienza cardiaca da moderata a grave, classe II/IVNIA, vedere paragrafo 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome ed il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. Infezioni. I pazienti in trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La terapia con adalimumab è stata studiata in monoterapia e in associazione con metotressato in pazienti affetti da artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile poliarticolare e artrite psoriasica. Quando adalimumab è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Amgevita insieme ad altri farmaci come Ilaris, Kineret, Orencia, polvere, Orencia, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Amgevita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Amgevita durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono considerare l'utilizzo di adeguato metodo contraccettivo per prevenire una gravidanza e l'uso di tale metodo deve proseguire per almeno 5, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Amgevita altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Dopo la somministrazione di Amgevita si possono verificare vertigini e disturbi della vista, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Adalimumab è stato studiato in 9.506 pazienti nel corso di studi clinici principali controllati e in aperto per un periodo fino a 60 mesi vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non è stata osservata tossicità legata al dosaggio durante gli studi clinici. La dose più elevata valutata è stata quella costituita da dosi multiple di 10 mg/kg per via endovenosa. Tale dose risulta equivalente a circa 15 volte la dose raccomandata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressori, inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa, TNFA. Codice ATC. L0404. Amgevita è un medicinale biosimilare. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e distribuzione. Dopo la somministrazione sottocutanea di una singola dose di 40 mg, l'assorbimento e la distribuzione di adalimumab sono stati lenti, con picchi di concentrazione sierica raggiunti circa. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per gli esseri umani in base a studi di tossicità sulle dosi singole e multiple e di genotossicità. È stato condotto uno studio, elenco degli eccipienti: acido acetico glaciale, saccarosio, polisorbato 80, sodio idrossido, per aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Amgevita a base di adalimumab sono Irimoz, Imraldi. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.